bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Questo tutorial è in collaborazione con l'azienda Filmarket. È un'azienda che ha filati italiani. Iniziamo un nuovo anno con nuovi filati. Infatti io sto usando il Minuetto. Il Minuetto è un gomitolo da 50 grammi, molto morbido e il filato è molto particolare. Si presenta come una catenella molto morbida. I colori sono molto belli e particolari. Io ho scelto questo che va dal rosa, dal lilla e anche dal grigio. Il grigio è molto bello e particolare perché presenta all'interno dei filamenti argentati, quindi quando viene lavorato dà questa particolarità di questi filamenti molto belli e molto luminosi. Sono dei gomitoli da 50 grammi e per quanto riguarda la lunghezza del filo è 148 metri, quindi ha una buona resa. Si lavora con l'uncinetto che va dal 5 al 5,5, anche con i ferri 5 e 5,5. Però per dare più morbidezza sto lavorando con l'uncinetto del 6,5. Per quanto riguarda la composizione del filato è 45% acrilico, 42% lana merino, 10% poliammide e 3% poliestere. Nel box informazioni vi lascio il link dell'azienda e anche del filato. Detto ciò, possiamo iniziare. Nel progetto di oggi realizzeremo un cocoon. Per quanto riguarda il motivo che ho scelto è multiplo di 14 più 1. Nel mio caso ho avviato 140 catenelle che corrispondono a 122-124 cm all'incirca. Per poter prendere la misura che volete, basta aprire le braccia e se la volete lunga prendete la misura che va da un polsino all'altro. Se la volete più corta prendete da metà braccio all'altro oppure vi regolate voi con la misura che volete. Io ho avviato 140 catenelle con il minuetto e l'uncinetto del 6,5. Se cambiate filato e uncinetto dovete tener presente la larghezza che volete, la lunghezza. Una volta avviate le 140 catenelle aggiungo una catenella in più per poter voltare. Vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Questa corrisponde a una maglia alta. Devo lavorare altre 4 maglie alte che con questa sono un totale 5, quindi 1, vado a fianco 2, a fianco 3, a fianco 4 e a fianco 5. Lavoro 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 2 catenelle di base e nella terza catenella vado a lavorare un punto V che consiste in una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ripeto 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 1 e 2, nella terza catenella lavoro la prima maglia alta. Devo lavorare un totale di 9 maglie alte, quindi questa è la prima, vado a fianco 2, vado a fianco 3, a fianco 4, a fianco 5, a fianco 6, a fianco 7, vado a fianco 8 e l'ultima che è la nona. Vado a ripetere il punto V con le 2 catenelle di separazione. Quindi 2 catenelle di separazione, salto 1 e 2, nella terza catenella lavoro maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, maglia alta,
2 catenelle, devo saltare 2 maglie di base e ripeto le 9 maglie alte. Il punto che dobbiamo ripetere è 9 maglie alte, punto V, saltare 2 catenelle di base con 2 catenelle di separazione. Quindi salto 1 e 2, vado nella terza e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco 2 e vado avanti fino a lavorare 9 maglie alte. Lavorate le 9 maglie alte, ripeto il punto V. 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie, 2 catenelle, nella terza lavoro il punto V. E quindi dobbiamo ripetere questa lavorazione e al termine dobbiamo lavorare 5 maglie alte come abbiamo iniziato. Quindi proseguite questo e ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine del giro. Quindi ho ripetuto le 9 maglie alte con il punto V e adesso mi ritrovo al termine. Salto sempre 2 catenelle di base e nella terza lavoro la prima maglia alta. Dobbiamo terminare con 5 maglie alte come abbiamo iniziato. 3, 4 e 5. Abbiamo terminato il giro numero 1. Adesso dobbiamo lavorare il giro numero 2 e nel giro numero 2 dobbiamo fare delle diminuzioni sulle 9 maglie alte, quindi invece di 9 dobbiamo lavorare sulla seconda maglia alta e sulla penultima e dobbiamo aumentare qui al centro. Invece del punto V lavoreremo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte per formare il motivo. Quindi giro e lavoro. Inizio con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. A fianco una terza maglia alta e a fianco quarta maglia alta. E qui ho lavorato una maglia alta in meno. Le catenelle di separazione sono sempre 2. Qui lavoriamo 2 maglie alte all'interno delle 2 catenelle, 2 catenelle di separazione, rientriamo nello stesso punto, 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione. Salto 1, vado nella seconda maglia alta e lavoro una maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta. A fianco una terza maglia alta. A fianco quarta maglia alta. Vado a fianco quinta, sesta e settima maglia alta. Quindi da 9 adesso abbiamo 7 maglie alte. 2 catenelle di separazione, qui sempre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione, salto 1, vado sulla seconda maglia alta e lavoro la prima maglia alta. A fianco 2, a fianco 3. Quindi vado avanti fino a lavorare 7 maglie alte come abbiamo fatto qui. Quindi lavoriamo 7 maglie alte, 2 catenelle di separazione, all'interno del punto V 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e ripetiamo le 2 catenelle di separazione e le 7 maglie alte. Terminiamo il giro con 4 maglie alte. Arrivata al termine del giro, salto una maglia alta, vado sulla seconda e lavoro la prima maglia alta. A fianco 2, a fianco 3 e l'ultima maglia alta. Abbiamo finito
il giro numero 2. Dobbiamo lavorare il giro numero 3 e continuiamo sempre a diminuire le maglie alte e aumentare nel ventaglietto. Quindi inizio con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Quindi da 4 adesso abbiamo 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione. Qui all'interno dobbiamo lavorare invece di 2 maglie alte 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, rientro, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ripeto le 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vado qui dove ho le 7 maglie alte e salto la prima maglia alta e vado sulla seconda maglia alta e lavoro la prima maglia alta. A fianco 2, a fianco 3, 4 e 5. Quindi abbiamo iniziato con 9. Adesso ci ritroviamo, il giro numero 2 ci ritroviamo con 7 e il giro numero 3 ci ritroviamo con 5. 2 catenelle di separazione. Vado di nuovo qui e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e rientro e lavoro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, salto una, vado sulla seconda maglia alta e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta a fianco e vado avanti fino a lavorare 5 maglie alte e terminiamo il giro lavorando 3 maglie alte come abbiamo fatto all'inizio. Proseguite questo e ci vediamo al termine del giro. Concludo il giro lavorando 3 maglie alte come abbiamo fatto ad inizio giro. Adesso dobbiamo lavorare il quarto e uno dei motivi, quindi il motivo si sviluppa su 4 giri. Una volta che finiamo il quarto giro dobbiamo riprendere dal giro numero 1. Quindi continuiamo a fare come stiamo facendo fino adesso. Quindi dobbiamo togliere la prima e l'ultima maglia alta. Così qui avremo 2 maglie alte e qui invece di 5 ci ritroveremo con 3 maglie alte e all'interno del ventaglietto 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. Inizio con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, 2 catenelle, qui 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, 2 catenelle e ripeto le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Ripeto le 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Qui abbiamo 5 maglie alte, salto una, vado sulla seconda e lavoro la prima maglia alta. A fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Così da 5 adesso abbiamo 3 maglie alte, 2 catenelle e ripeto questo fino a terminare il giro. Nel ventaglietto lavoro sempre 4 maglie alte, 1, 2,
3 e 4, 2 catenelle e di nuovo 4 maglie alte, 1, 2 catenelle, qui salto una, vado sulla seconda maglia alta e lavoro la prima maglia alta, affianco 2 e affianco 3. Ripeto questo fino a terminare il giro. Poi vi faccio vedere come riprendere dal giro numero 1. Vado a chiudere il giro con 2 maglie alte come abbiamo iniziato, quindi 1 e 2. Abbiamo finito i primi 4 giri. Come vedete il filato è molto bello e il colore grigio con questi filamenti argentati danno una particolarità molto bella al filato e quindi nella lavorazione tutto nell'insieme sia il punto che il filato, lo sfumato dà una sensazione di eleganza al capo. Adesso giro il lavoro e dobbiamo lavorare il giro numero 1. Qui abbiamo 2 maglie alte e dobbiamo aumentare le maglie fino ad avere un totale di 5 maglie alte come abbiamo sotto. Quindi 2 già ce ne abbiamo e inizio con una catenella, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. A fianco lavoro la seconda maglia alta. Nello spazio delle 2 catenelle vado a lavorare 3 maglie alte che con queste due poi abbiamo un totale di 5 maglie alte. Quindi una terza maglia alta, quarta maglia alta e quinta maglia alta. Nello spazio delle 2 catenelle ho lavorato 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione. Nel giro numero 1 abbiamo un punto V, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e nello spazio lavoriamo di nuovo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Abbiamo ripreso il punto V. Riprendiamo le 2 catenelle di separazione. Qui abbiamo un totale di 3 maglie alte, però nel giro numero 1 abbiamo 9 maglie alte. Questo significa che per aumentare le maglie lavoriamo 3 maglie alte nello spazietto di 2 catenelle, 3 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante e 3 nelle catenelle di separazione. E così abbiamo un totale di 9. Quindi entro e lavoro 1, entro, lavoro 2 e 3, 4, 5 e 6, 3 maglie alte all'interno delle 2 catenelle di separazione, 2 e 3. Adesso abbiamo di nuovo 9 maglie alte, 2 catenelle, qui punto V, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta e ripeto questo fino a terminare il giro. Quindi nello spazietto lavoriamo delle 2 catenelle, 3 maglie alte, 3 maglie alte su ogni maglia alta sottostante e 3 maglie alte nello spazio delle 2 catenelle fino ad avere un totale di 9 maglie alte. Lavoro le ultime 5 maglie alte, sotto abbiamo già 2, vado all'interno delle catenelle, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e 2 maglie alte sulle maglie alte sottostanti. Così abbiamo concluso anche qui con 5 maglie alte. Dobbiamo ripetere adesso il giro numero 2, dove dobbiamo iniziare a diminuire. Quindi qui dobbiamo lavorare 4 maglie alte. Sulle 9 maglie alte dobbiamo saltare la prima e l'ultima e avere un totale di 7 maglie alte. E all'interno del punto V dobbiamo aumentare di una maglia. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte.
e dobbiamo andare avanti fino alla nostra lunghezza. Quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro, maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, a fianco terza maglia alta e a fianco quarta maglia alta. 2 catenelle, qui 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione. Qui ho le 9 maglie alte, salto una, vado sulla seconda e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta, una terza maglia alta, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle e ripeto le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nel punto V. Il terzo giro dobbiamo fare la stessa cosa, una maglia in meno di qua e lavorare 3 maglie alte all'interno delle catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Qui da 7 dobbiamo lavorare sulla seconda maglia alta e sulla penultima e avere un totale di 5 maglie alte, quindi dobbiamo ripetere il giro numero 3 e poi il giro numero 4 con 4 maglie alte all'interno delle catenelle, 2 catenelle, 4 maglie alte e 3 maglie alte. E poi per ripetere il giro numero 1 dobbiamo lavorare nello spazio delle 2 catenelle 3 maglie alte. 3 maglie alte sulle maglie alte sottostanti e 3 maglie alte fino ad avere un totale di 9. Una lavorazione molto semplice e alla fine avremo l'effetto di tante piccole frecce, perché poi dal punto che si allarga va a diminuire, poi si allarga di nuovo e va a diminuire, si allarga e va a diminuire. Andate avanti e poi vi faccio vedere quanto è lungo il mio cocoon. Ecco come si presenta il lavoro finito. Ho fatto un totale di 6 motivi. Come motivi dobbiamo contare dal giro numero 1 fino a 4. Questi 6 motivi corrispondono a una lunghezza di 45-50 centimetri. Quindi il mio cocoon misura di larghezza 122-24 centimetri circa e 45-50 centimetri all'incirca. Se volete andare avanti con la taglia, basta aggiungere un motivo o se volete 2 motivi o 3 motivi. Ricordatevi che un motivo corrisponde a 14 catenelle, quindi multiplo di 14. Una volta che abbiamo fatto questo, devo andare sopra perché il sopra, come vedete, non è rifinito e devo andare, già l'ho fatto, devo andare a lavorare delle maglie basse per farlo venire più rifinito, per pareggiare il tutto, perché poi dobbiamo andare a cucire e quindi con le maglie basse di sotto dalla catenella di avvio e le maglie basse che stiamo lavorando facciamo una cucitura regolare. Io mi sono già portata avanti. Per quanto riguarda le maglie basse dobbiamo lavorare sulle 9 maglie alte, 9 maglie basse. All'interno delle catenelle 2 maglie basse e all'interno del punto V una maglia bassa. Dobbiamo avere lo stesso numero di maglie basse delle catenelle iniziali. Quindi qui ho il punto V e lavoro una maglia bassa all'interno dove ho le catenelle 2 maglie basse, 1 e 2. Qui 9 maglie basse, una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante e dobbiamo andare avanti fino a terminare il nostro giro. Dove ho le catenelle vado a lavorare sempre 2 maglie basse. Qui lavoro l'ultima maglia bassa, qui 2 maglie basse, 1 e 2 e dove ho la catenella del punto V una maglia bassa
e proseguo questo fino a terminare il giro. Una volta lavorato il giro di maglie basse, adesso dobbiamo piegare a metà per poter ricavare le maniche. Per quanto riguarda l'ampiezza delle maniche, io ho fatto un totale di 22 centimetri. Ho messo il segno e ho provato per vedere se l'ampiezza della manica era giusta e il davanti come andava. Quindi nel mio caso sono 22 centimetri. Voi provate con 22 centimetri, se casomai vi rendete conto che la manica, l'ampiezza della manica non va bene, spostate il market fino a 24-25 centimetri. Però poi dovete calcolare se il davanti non tira. Se il davanti va bene, quindi 22 centimetri va bene. Non abbiamo un dritto e un rovescio, quindi una volta che abbiamo piegato a metà, mettiamo anche i segni da questa parte, vado a fare una cucitura, infatti non ho tagliato il filo, con delle maglie basse. Quindi entro in questa maglia bassa, prendo il filo e me lo porto attraverso tutte e due le asole. Prendo la maglia bassa del davanti e del dietro e lavoro una maglia bassa. Proseguo questo fino a lavorare, a chiudere tutta la cucitura fino dove ho messo il marker. Una volta che abbiamo finito questo, dobbiamo rifinire la parte del collo, la parte del davanti e poi vi faccio vedere come continuare. Quindi a questo punto andiamo a cucire con maglie basse. Mi raccomando, fate coincidere bene il motivo del davanti con il motivo del dietro. Questa è la parte della manica che abbiamo cucito. Quindi per me questa larghezza va bene. Se per voi invece è poca, basta chiudere quanto volete la vostra ampiezza della manica. Una volta fatto questo, questo è l'apertura del nostro cocoon. Quindi questa è la parte alta che va verso il davanti, il collo, e questa è la parte del dietro. Se casomai vedete che il davanti è un po' più stretto, rendetevi conto con la cucitura della manica. Adesso vado a fare una rifinitura intorno al tutto il nostro perimetro. Quindi vado a lavorare una maglia alta in ogni maglia bassa sottostante. Proseguo in questo modo, quindi vado a fianco, maglia alta, vado a fianco, maglia alta. Andiamo a riprendere tutte le maglie. Ho lavorato le maglie alte per tutto il perimetro e ho chiuso con una maglia bassissima. Adesso mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Vado a lavorare delle maglie alte in costa retro. Quindi giro il lavoro in questo modo, ho le due costine, prendo la costina più esterna. Vado avanti, prendo la costina più esterna. Vado avanti, qui lavoro una maglia alta prendendo la costina più esterna e proseguo questa lavorazione fino ad avere la mia larghezza. Qui ho due costine, prendo la costina più esterna. Ho lavorato il collo e ho fatto un totale di 24-25 giri. Se lo volete più sciallato, andate avanti con la lavorazione. Quindi questa è la parte del dietro, va in questo modo, questa è la parte del davanti e se volete chiudere potete mettere una spilla o un bottoncino e questo è il sotto. Ho lavorato maglie alte in costa retro e quindi da un lato, dalla parte esterna abbiamo questo tipo di lavorazione molto bella e se noi vogliamo girare il collo, dalla parte interna si vede
le maglie alte in questo modo perché abbiamo lavorato in costa retro, quindi l'effetto è diverso. Non ho voluto fare, ma alternare la maglia alta in costa retro e maglia alta in costa avanti, perché volevo dare proprio questo effetto. Una volta che chiudiamo il collo, abbiamo l'effetto delle maglie alte in costa retro che si vede davanti e qui la maglia alta in costa avanti. Quindi se voi invece volete alternare per dare l'effetto maglia alta costa retro e maglia alta costa avanti, potete farlo tranquillamente. A me piaceva l'effetto che ho voluto creare. Una volta fatto questo, ho lavorato un polsino. Quindi ho fatto 2 giri di diminuzioni, ho ripreso le maniche e poi ho lavorato altri 2 giri maglia alta su maglia alta. Questo è il mio polsino. A me entra, sembra piccolo, però il mio polso è piccolo e quindi entra benissimo. Se invece voi avete un polso più grande, invece di fare 2 giri di diminuzioni, vi rendete conto al primo giro se il secondo giro dovete fare una diminuzione e una maglia alta. Io ho fatto 2 giri e ve lo faccio vedere da questa parte. Lavoriamo adesso l'altro polsino. Quindi da dove ho la cucitura entro con l'uncinetto e lavoro una catenella e una maglia alta. Inizio con una maglia alta. Vado a fare il primo giro di diminuzioni. Vado nella maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta e chiudo un'asola. Prendo il filo, entro nell'altra maglia alta a fianco, prendo il filo, chiudo un'asola e adesso ho tutte e 3 le asole sull'uncinetto e vado a fare una chiusura chiudendo tutte e 3 le asole. Questa è la prima diminuzione. Vado a fianco, entro nella maglia alta sottostante, chiudo un'asola, prendo il filo, vado a fianco, prendo il filo e adesso vado a chiudere tutte le asole. Ho fatto una seconda diminuzione e proseguo in questo modo fino a ridurre il mio polsino. Ho lavorato il primo giro di diminuzioni e come vedete il polsino si è ridotto un poco, però per me è troppo largo e vado a fare un altro giro di diminuzioni. Quindi inizio sempre con una catenella e rientro nello stesso punto una maglia alta. Inizio con una maglia alta normale. Vado a fianco, nella diminuzione sottostante, prendo il filo e chiudo solo un'asola. Vado a fianco, ho 3 asole sull'uncinetto e adesso le chiudo tutte e 3. Vado a fianco e faccio un'altra diminuzione. Quindi proseguo questo secondo giro facendo tutte diminuzioni. Una volta che ho terminato il mio secondo giro di diminuzioni, adesso ho raggiunto la mia larghezza del polsino e non lavoro più diminuzioni, ma lavoro 2 giri di maglia alta su ogni maglia alta sottostante e poi termino la lavorazione. Se invece voi volete un polsino più lungo, andate avanti con le maglie alte senza diminuire più. Quindi lavoro la prima maglia alta sulla prima maglia alta a disposizione. Vado a fianco, qui ho la maglia alta che abbiamo chiuso insieme e lavoro su una maglia alta. A fianco una maglia alta e proseguo questo giro e un altro giro. Poi taglio i fili e il cocoon è pronto per essere indossato. Ho lavorato questo punto molto semplice con un filato molto particolare, quindi reso molto bello dal filato. Quindi ho lavorato sia un punto traforato e vi rendete conto com'è lo sfumato e il filato con un punto traforato che un punto più chiuso, più compatto. E anche qui, come vedete, la sfumatura è completamente differente. La sfumatura è più lunga.
Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi va commentate, trovate tutti i link nel box informazioni, iscrivetevi al canale e mettete un like. Buona visione e grazie.